Ciao Monica, ciao Claudio. Ciao. 5, 4, 3, 2. Dimmi come lo vedi. Non vedo lui, ma lui mi sta proponendo un'immagine. Vedo un giudice che indossa la toga, davanti a lui c'è una scrivania, quindi lui, il giudice, ha il classico martelletto in mano Mhm. quando deve emettere una sentenza, e dietro ci sono proprio delle schiere di militari, di vari corpi militari. Mhm. E dietro ancora c'è proprio la scritta: la legge è uguale per tutti. Ok, dov'è Claudio? Come se fosse un testimone al processo. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Va bene, andiamo avanti in questa immagine, vediamo cosa succede. Qual è il processo? Come si chiama il processo? Gola, Chi è l'imputato o gli gola imputati? profonda, in verità. Allora, come se lui alternasse la posizione da testimone a processato. Mhm. Mm. Come se si sentisse giudicato o comunque in attesa di giudizio, per quella che è la sua condotta sessuale. I suoi desideri. Sì. Chi è il giudice? Assuma la sua reale forma. Più forme. La prima forma è quella della madre. Più in generale, la madre, diciamo così, dell'intera regione, come se potesse rappresentare la cultura, la morale. Mhm. Possiamo dire la tua regione, Claudio? La Puglia, ok. E poi ancora una donna che non c'è, mi dice. Sono una donna che non c'è, che ci potrebbe essere e che non c'è, che non trova un suo posto. Una compagna che ipoteticamente potrebbe entrare nella sua vita, ma che ha queste condizioni, insomma, non ne ha la possibilità. Va bene, Claudio, dà l'autorizzazione, no? Sì, sì, assolutamente. Ok, questo è l'unico consenso che gli chiediamo, altrimenti noi non possiamo operare in sua vece. Adesso vedremo che lui ha dato tanti consensi nella vita reale, ma iniziamo con la vibrazione. 27 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 165%. PS. 48. Vite precedenti. 1614. Cervello. 7,5. Entità eteriche che sono tornate o che non sono mai andate via. Me le presenta sempre lì, in quell'immagine iniziale del giudice. Mi fa vedere sul banco, sulla scrivania del giudice, un grande alligatore, un grande coccodrillo. Mhm.
Poi mi porta l'attenzione sulla sedia su cui è seduto il giudice, in particolar modo sullo schienale, e mi fa vedere che su un pomello, diciamo così, chiamiamo così, un pomello della sedia, c'è la testa di un pesce, un po' con le sembianze di un pesce piranha, e dall'altra parte un ragno. E vedo che sono tutti e due legati al secondo universo, il pesce è più a Poseidone. Poi? Secondo me queste, gli altri DL? non li sto vedendo. E di L ne vedo 3. Ok, di queste, quali non sono state tolte? Le entità mentali no, secondo me le entità eteriche sì, erano state tolte. Ok. Mentali? No, mentali non venivano viste. Allora, me li dà con una rima. Mi dice fienile, puerile, virile. Quindi sono Allora, 3 sono 3. livelli. Fienile è 5. Mhm. Allora, puerile 3, virile è tra il 2 e il 3, anche se adesso forse è un po' più sul 2. Ok, 2. Vai, fienile. Fienile mi rimanda proprio alla sua sessualità nascosta all'interno tipo di un fienile che contiene in sé non solo il nascosto, ma anche un po', non so come dirti, la trasgressione. Trasgressione, voglia di libertà, voglia di un qualcosa che non sia ordinario, quindi da non inserire stabilmente nella sua vita. Quindi Mhm. non la sessualità vissuta magari in un legame fisso, ma viverla appunto un po' di nascosto e non con dei legami sentimentali. Perché fienile? Perché nel fienile si facevano le cosacce segrete? Mi fa vedere quell'immagine lì, sì, sì. Puerile, infantile, insomma. Sì, mi dà come spiegazione il fatto che scappa dai legami importanti, quindi in un certo senso, da questo punto di vista, un eterno fanciullo, proprio un Peter Pan da questo punto di vista. Mhm. Non creare una relazione stabile, perché la relazione stabile significa anche andare ancora di più in profondità di sé e dell'altra persona. Però anche, secondo me, un po' di instabilità rispetto ad alcune cose che magari intraprende, le butta un po' lì, poi si impigrisce, poi un po' le riprende. Questo impegno un po' a intermittenza. Mhm. Questo per quanto riguarda Puerile. Virile. Virile mi dà l'immagine dell'uomo, inteso proprio come uomo di famiglia, che si deve accollare una serie di responsabilità, di compiti. Nel passato questo ovviamente era molto più forte. Adesso vedo che è riuscito a ridimensionare questo suo senso di responsabilità nei confronti dell'accudimento dei genitori e a prendersi più spazio per se stesso. Infatti, secondo me, in passato poteva anche essere 5 questo, a volte. Adesso ha un rapporto più equilibrato rispetto a questo senso di responsabilità che comunque c'è e che vedo che gli fa vivere anche delle emozioni un po' contrastanti, perché da un lato sente di dover svolgere il suo dovere di figlio, dall'altro a volte è proprio scocciato, è appesantito da questa cosa, Mm, vorrebbe mm, mm. liberarsene, oscilla fra questi stati d'animo. Altre entità mentali?
Allora, secondo me, il fatto che alle volte lui possa far uso di alcolici non ha creato una vera entità mentale. L'ha più collegata a queste altre entità mentali rinforzandole. In particolar modo vedo che il fatto magari di bere crea un consolidamento del fienile e del puerile. Quindi per certi aspetti diventa meno costante, magari nello svolgere le proprie attività, quando inizia a bere, e si accentua maggiormente magari la libido, il desiderio sessuale, così in modo un po' trasgressivo. È collegato a un'entità mentale collettiva alcol? Vabbè, qua mi dice sesso, droga e rock and roll e poi mi fa vedere sesso e droga che possono essere presi singolarmente. Addirittura poi mi fa vedere tutta una serie di sottocategorie: sesso, droga e ossessione, depressione. Come entità mentali collettive? Sì, sì, sì. Ha proprio diverse sfumature. La sessualità è molto potente nelle entità mentali collettive. Vabbè. La legge è uguale per tutti. E impianti? Mi fa vedere tipo una serpentina a mo' di zampirone, tutta intorno alla testa. Quindi parte, diciamo, dalle sopracciglia e quindi questo zampirone, chiamiamolo così, gira tutto intorno alla testa e arriva appunto fino alla cima della testa. Questo è l'impianto mentale suo. Eterico? Eterici? Io non vedo un granché, vedo mano sinistra, ginocchio sinistro, um, genitaliano, genitali barra ano, Mhm. sì, che dà fastidio all'addome, ma è collocato però sui genitali. Altri non ne vedo. Non vedi un granché significa che lui senza sessioni, con un po' di intento, avrebbe potuto togliere almeno gli impianti eterici. Questa della parte dei genitali no, perché è molto legato alle sue entità mentali, capito? Mm. Questo è un po' difficile. Da tutte e tre, perché femminile, puerile e virile in qualche modo hanno a che fare con la sfera della sessualità in tre modi diversi, secondo me. Esattamente, sì, sì, è vero. Va bene, causa esoterica degli acufeni, con a volte un suono forte metallico. Questo impianto mentale fatto così a zampirone è effettivamente molto interferente. E vedo che quando in un certo senso si attiva in lui una dinamica anche di sensi di colpa che possono nascere dai suoi desideri erotici piuttosto che dal rapporto ambivalente con i genitori, aumentano questi acufeni. Come se ci fossero proprio delle voci di giudizio. E qua mi ricollego all'immagine iniziale. Lui ha molto questa cosa del giudizio, di sentirsi giudicato. Mhm. In questo caso appunto giudicato per i suoi desideri erotici e per questo rapporto con i genitori che è sì di affetto, però a volte si sente anche un po' costretto, soffocato. Lo spingono verso il dovere. Molto. Bah, insomma, la regione in cui lui abita è molto, molto legata a un'entità mentale collettiva. C'è un'entità mentale collettiva della Puglia. Al servizio della famiglia. E al servizio della famiglia mi apre proprio tutta una sorta di parentesi religiosa. Ehm, Come se fosse proprio la religione a impartire questo tipo di entità mentale, di non staccarti dalla tua famiglia, di essere sempre al servizio.
sposati, fai dei figli, i tutto figli quanto. baderanno a te, Sì, prega la sì. Madonna, Gesù e Spirito Santo. Vabbè. Dopo mettiamo un po' di mine in queste entità mentali collettive della Puglia perché la Puglia deve cambiare. Lo faremo con Claudio, lo faremo tutti insieme. Vabbè. Causa esoterica della confusione. Mm, sì, ribadirei questo concetto qui. Impianto mentale e questa sorta di sensi di colpa che gli vengono da un retaggio culturale e, e anche qua viene proprio fuori la parola superego, Mhm. proprio come il giudice interiore che c'è dentro di sé. Che Spieghiamola questa sicuramente cosa. anche Mhm. sì, il giudice che lui ha dentro di sé è acquisito ovviamente, no, dalla famiglia, dal contesto culturale. E anche se lui fa una vita comunque abbastanza libera, è rimasto dentro di sé questo giudice. Quindi che Si lo sente in giudica, lo colpa. condanna, sì, lo fa sentire in colpa, a volte gli dà come delle punizioni, tra virgolette. Quali, per esempio? E c'è stato un periodo della sua vita in cui lui era molto più chiuso, molto più isolato dagli altri, molto più anche etichettato dagli altri. E quella era proprio una forte punizione per lui. Un'altra punizione che lui potrebbe vivere come tale eh, sono queste piccole incursioni notturne che lui vive. Mhm. Questi magari animali che gli fanno la pipì, no? Mhm. Gatti. Mhm. Sì, esatto. E lui le vive così. È il suo modo di Mhm. sì, Perché creare. sono fuori dalla società, non sono sposato, perché tutti mi dicono che vivo ballando la tarantella e Sì, questo. Ok. sì, è un po' un ribello pazzerello. Risvegli notturni, attacchi, entità brutte del secondo universo. Beh, le ha viste. Lui le ha viste in maniera molto chiara eh, e secondo me è anche abbastanza brava a contrastarle. E vedo che comunque sono delle entità che dominano la zona in cui lui è. Sono abbastanza ricorrenti. Ah sì? Sì. Quali sono quelle della sua zona? Quelle della Puglia? Di entità mentali, di entità del secondo universo. Molto legate alla religione. Mi fa vedere come delle sorte di propaggini della Madonna, come se avesse questi filamenti, questi tentacoli. Ecco, me la fa vedere come tentacolare, perché mi dà una Madonna tentacolare. Questi tentacoli che servono proprio a mantenere sotto scacco, sotto dominio tutte le persone, a farle vivere in uno stato di indigenza, Mm. a farle vivere anche in uno stato di accontentamento. Mhm. Accontentati di poco, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista culturale, esperienziale. Mhm. E proprio Che, questi tentacoli che schiacciano le teste delle persone. che da un punto di vista anche soltanto economico, la Puglia ha una potenzialità enorme che non Mm. sfrutta, o sfrutta solo in parte, o sfrutta solo da 10 anni. E questo è evidente. Mh. Sì, mi fa vedere che questi tentacoli servono anche proprio per, impedire la vista delle persone. Quindi vedo il tentacolo che si porta sugli occhi di molte persone.
quasi anche a non riuscire a vedere tutta la bellezza da cui sono circondati e a Paradiso. valorizzarla. Eh. Quanti tentacoli ha questa Madonna? Adesso mi appare quasi come un sole, con tutti i raggi, e al posto dei raggi ci sono i tentacoli. Il sole nero. Eh sì, Il sole nero che è un simbolo massonico. La Madonna. La esatto. Madonna viene spesso vista come rettile. Come la vedi tu? Secondo l'universo in questo caso, quindi non rettile, anche peggio. E io spesso anche l'ho vista come rettile, però qua, nello specifico, invece io la vedo con questi tentacoli. Diamole un nome. Nel secondo universo come la chiamano? La signora. Qua mi viene la Madonna Nera. Bene. Ah, è soggetto ad abduction, Claudio? In passato lo è stato. Io dico di no adesso no. Ok. No, riesce ad opporsi proprio. È un po' faticoso, ci mette dell'impegno, questa cosa lo stanca molto, però no, non ce la fanno. Quindi scusami, gli acufeni da cosa dipendono? Che Dunque, l'impianto mentale e le entità mentali che come gli bisbigliano questi sensi di colpa, Mm. questi giudizi. Stanchezza cronica. Mm. Molto anche quando lui si oppone all'abduction, quindi impiega molta energia, per cui il sonno non risulta riposante e accusa stanchezza durante il giorno. Bassa volontà. L'entità mentale l'avevamo vista puerile, che appunto poi non è sempre bassa questa volontà, però è proprio incostante. Mi fa vedere questo grafico di questa sali e scendi. Vabbè, pensieri ripetitivi sessuali, l'abbiamo visto. Cosa è suo e cosa è no, l'abbiamo visto. Ha notato, appunto, parliamo di pornografia, no? Ha notato che le signorine presenti in questi video, spessissimo, se non sempre, hanno tatuaggi inequivocabili. Hanno notato il ragno, l'orecchino del serpente, il serpente, l'occhio, la piramide. Chi? Sì, su 1000 ragazze, solo 100 arrivano che vogliono fare porno ovviamente, solo 100 arrivano all'attenzione dei produttori a fare il film e a diventare famose. Quante di queste sanno l'importanza di certi simboli o vengono informate dell'importanza di certi simboli e sono disposte a inserirli sul proprio corpo con un tatuaggio, un marchio? Io vedo che in verità gli viene proposto il tatuaggio senza troppe spiegazioni e queste informazioni le arrivano dopo un po'. Ma non mi risulta che gli venga spiegato loro il motivo. Quindi vengono introdotte nel mondo previo, devi essere presentabile in un certo modo, quindi oggi vanno questi tatuaggi, il ragno, devi fartelo tu. Ma non mi piace il ragno, mi fa schifo. No, devi farti il ragno perché Ma sì, loro sono delle schiave, cioè devono eseguire, non è che devono sapere il perché. schiave sessuali. Nicki Sì, Minaj è una schiava sessuale? devono essere al servizio. Sai chi è Nicki Sì, Minaj? no, non so, minimamente, Nicki Minaj, no. Chi è una cantante? Una cantante mulatta, diventata famosa per suoi video molto inequivocabili. Uno si intitola Anaconda. E sì, Ah, lei inneggia proprio a delle dimensioni. gli è venuta Ariana Grande. A me. Ariana Grande, sì. È una schiava sessuale, Ariana Grande. Sì. Ok. E Rihanna è una schiava sessuale. Lo è stata, ma adesso è passata di grado. Vedo che Ok. molte partono come schiave sessuali, poi in qualche modo, ehm, insomma, no? Scalano la gerarchia. Per Siccome cui, non la conosci, Nicki Minaj, cosa vedi? a parte che mi dà Nicki Minaj, viene fuori un fiume di vomito. Vedo all'interno di questo fiume di vomito cercare di nuotare molte ragazze.
ma molte vengono proprio risucchiate da questo fluido verde giallo-ognolo. Dove porta questo fiume di vomito? Ma dunque, intanto mi dice questo vomito. Ah, mi dice vomito, perché è la sensazione che spesso queste ragazze hanno agli inizi, di totale nausea, di totale anche repulsione e rifiuto. Eh, Mi fanno vedere il fatto che cioè loro fanno proprio di malavoglia una serie di circostanze sessuali Mhm. che provoca in loro un forte senso di disgusto, di nausea, di vomito. Anzi, vedo proprio che c'è il vomito spesso o durante o dopo queste circostanze sessuali. Va bene, torniamo a noi. Causa esoterica dei problemi alla cervicale. Questo ce l'ho come punto, ma non ce ne ha parlato. Mm. Qua mi dà soprattutto questa responsabilità, la responsabilità che veniva chiamata virilità. Verso i genitori. Perché sì, verso i genitori, poi proprio come i genitori, lui venisse concepita come una famiglia, visto che l'altro fratello non collabora in questa responsabilità, e mi dà proprio questo carico di responsabilità che gli va a gravare cervicale e la base così del collo, deltoidi. Mhm. Mh, Vedo proprio come se si, materializzassero in macigni che non solo sono pesanti, ma in alcuni punti sono aguzzi, quindi producono proprio queste anche fitte. Nel macigno proprio di responsabilità. Piedi. Qua però mi dà per esempio l'immagine di una vita precedente. Mi fa vedere proprio uno schiavo. Mi fa vedere uno schiavo con incatenato. Uno schiavo molto ribelle che tentava più volte la via di fuga per avere la libertà e che sistematicamente veniva punito, rinchiuso, e anche qua mi fa vedere un contesto che è un po' simile ad un fienile, una cantina, legato, Mm. tipo capovolto, testa in giù, quindi trattenuto per i piedi. Ma questa è una vita precedente? Sì, sì, è una vita precedente, io lo vedo di colore qua. Stomaco e pancia gonfia. Sai che però mi dà qualche allergia qua? Mi dà allergia a qualcosa. Allora, dunque, sicuramente l'impianto che c'è qui in zona genitali e ano irradia la sua potenza per arrivare anche allo stomaco, però a dir la verità mi dà anche una forma di allergia, di intolleranza. Mhm. A cosa? Mm, Qualcosa che riguarda il grano, però qua mi dà, come se lo dovesse limitare o dovesse cambiare il tipo di consumo legato al grano. Glutine. Sì. O grano non sano, non biologico. Sì, forse è più probabile, perché no, forse non è intollerante al glutine, sai? Perché non mi ha detto glutine, mi ha detto grano. Mi fa vedere il chicco del grano. Quindi sì, come se dovesse cambiare la tipologia di grano che utilizza.
Beh, non se ne parla più, ma il grano che circola ormai è quasi tutto OGM, modificato geneticamente, cioè l'uomo ci ha messo mano, una follia. Poi quale uomo? Il sistema? ovviamente. Deve rifarsi al grano pugliese non manipolato? Esatto. Ok. Perché tanto nelle sue zone c'è chi ancora utilizza i grani antichi. Mm. Quindi potrebbe andare a rivolgersi a loro. Ok, lui mi ha scritto corpo, non capisco perché, ma più o meno abbiamo visto. Insomma, la situazione è questa. Ah, cicatrice fronte. C'è una causa esoterica. Lui si vede una cicatrice sulla fronte. Non sa come se l'è fatta. Quando lui l'ha detto, io vedevo proprio che nel momento in cui installavano l'impianto mentale, c'era da parte sua un tentativo di ribellarsi, di opporsi. Quindi c'è stata come una manovra un po' forzata per inserire questo impianto mentale. Anche perché vedo che gli è stato più volte sostituito, perché lui con questa sua forza, determinazione nel creare gli ad eternum, nel generare continuamente pensieri creativi e positivi, eh, necessitava continuamente di questo cambio dell'impianto mentale per averne uno appunto più efficace. Ok, la tarantella, che oggi lui non balla più, era un ballerino di tarantella o comunque amava, era quello della tarantella. Sì, 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 suonavi, esatto. Era un ballerino ed era molto in grado di interpretare questa tradizione. La tarantella era fonte, nel suo caso, di interferenza ed è fonte in generale di interferenza certa. No, cioè, allora dunque, dipende sempre dal livello di consapevolezza. Se il livello di consapevolezza è basso ed è debole, è sicuramente una sorta di rituale ipnotico in cui effettivamente c'è l'alta possibilità di far attecchire le varie entità. Ok? Quindi di subire il controllo da parte dell'entità in questi momenti. Mhm. Proprio in questi momenti in cui sei come ridotto, in questo stato ipnotico di trance, allora le entità possono entrare e rimanere. Per chi, ripeto, ha un livello di consapevolezza mediamente basso. Nel suo caso? No, secondo me no. Prima lo è stato, perché ovviamente il suo livello di consapevolezza era diverso, Mhm. ma attualmente lui sarebbe in grado di ballare, di suonare, di partecipare alla tarantella, eccetera, senza questo tipo di interferenza. O Alcol senza alcol. perlomeno Dimmi, dimmi, dimmi. eh, è possibile che ballandola, partecipando a una di queste feste, lui le veda le entità. E quindi sì, magari gli può causare un po' di fatica per il fatto di vederle senza farsi interferire, Mm? ma è comunque una cosa che lui è in grado di fare. L'alcol, ecco, quello dovrebbe tenerlo alla larga da sé, perché vedo che lui è anche molto sensibile all'alcol. Eh, Lo tira giù. Lo tira giù e poi vedo che, siccome lui ha questo meccanismo di dover interpretare, mi è piaciuto il fatto che lui abbia scritto corpo, perché Mhm. vedo come il suo corpo interpreta in maniera anche molto veloce quelli che sono i suoi stati d'animo. Quindi, per esempio, lui ha ad un certo livello la consapevolezza che il bere alcolici non sia positivo per lui e quindi per esempio anche il fatto che si gonfi lo stomaco è il suo campanello fisico. Eh, Lui in quanto uomo anche abbastanza ruspante, verace, ha proprio questo modo di vivere fisicamente le emozioni.
Ed è importante perché io vedo che lui le sa leggere molto anche attraverso il suo corpo. Ansia. Ansia, secondo me, perché è molto vicino ad aver compreso tante cose, ma non è ancora riuscito a dargli un ordine e una totale lettura completa. Allora questo vedo che lo fa andare un po' in ansia, perché vorrebbe capire, si chiede, si domanda, guarda, osserva intorno quello che sta succedendo, perché succede quello, perché succede l'altro. Nel non riuscire a darsi delle risposte esaurienti, io vedo che va in ansia. Ok, reddito di cittadinanza. Firma Sì. qua, firma qua, firma qua. Ha firmato? Ha stretto contratti? Se La sì, cosa con chi? interessante che lui, ciò che ha vissuto tra virgolette come un tradimento, è la sua salvezza. Nel senso che lui ha tutti quelli che ricevono il reddito di cittadinanza vengono messi nella gabbia di Moloch. Mm. Sono a sua disposizione. Sono il suo serbatoio energetico. Il fatto che a lui, da quando ha il reddito di cittadinanza, siano stati proposti vari lavori, è un modo che la sua PS ha attuato per non sottostare completamente a questo contratto siglato con il secondo universo. Però infatti uno di questi impieghi era al cimitero, molto collegato al secondo universo. Mhm. La sua PS le ha detto no, togliti da questo impiego al cimitero. E infatti poi gliene è stato attribuito un altro Mm. che è Eh, fuori, che è eh, all'aperto. ha scelto lui, eh? Cioè ha detto adesso basta, io Certo, certo. è andato in conflitto con la religiosità del posto, ogni Certo. cosa che faceva non andava bene, se puliva sporcava il vialetto, sporcava le lapidi, se sporcava le lapidi e puliva le lapidi non doveva pulirle perché le volevano pulire i parenti, i gatti che affollavano il cimitero, qualcuno l'ha portato a casa ed erano un pochettino pazzerelli, adesso analizziamo tutto, eh. Quindi oggi fa un altro lavoro sociale con i suoi tempi, con i suoi modi, a contatto con la natura, guardando il cielo, gli alberi, gli uccelli e il mare. È Esatto. contento ed è felice. Qualcuno direbbe sempliciotto. Adesso faccio un attimo una digressione io. Claudio, mm? Sempliciotto, no? Regione piena di religione. In realtà io direi eroe. È Molto l'unico coraggioso. immerso in gente incanalata in comportamenti che sono quelli, in religione, così che si fa, chissà cosa dice la gente, lui se ne frega, lui balla la tarantella, adesso non la balla più, lui fa la vita che vuole, bisogna sposarsi, ha detto no, io non voglio sposarmi, bisogna, chi baderà a te, se ne sbatte le balle, capisce, si legge, si ascolta, si domanda, ma queste firme che ho fatto dell'erdito di cittadinanza dove mi portano? Capisce che capisce che il percorso che ha fatto con me non è completo. Tuttavia, sì, sono tornate delle entità eteriche, ma non più di tanto. Fa dei passi da solo, segue sempre le sessioni, quindi questo lo aiuta, certo, però vedo apparentemente socialmente, scusami Claudio, è un perdente, no? Nella realtà è un vincente pazzesco, è uno che sta macinando successi su successi a livello energetico, a livello spirituale, a livello, su tutti i livelli. Ha deciso di fare una vita semplice, ma sta cavalcando e scavalcando praticamente tutti intorno a sé. Allora, da questo punto di vista ha capito l'inutilità dei social, ha capito che la gente ormai vive per le esperienze per condividerle e vantarsi, quindi ego con gli amici o gli sconosciuti dei social. E lui no, lui non ha voglia di farsi una foto e metterla nei social per far vedere che lui abita al mare o non so dove. Insomma,
Claudio aveva bisogno di questa sessione? Direi di sì, ma non così tanto. Forse il comparto entità mentali era l'unico che non riusciva ad affrontare da solo, o avrebbe affrontato da solo e vinto da solo, ma in parecchio tempo, in anni forse. Sì, Dove ho sbagliato? sì. Dove ci ho preso? Allora, direi tutto corretto. Voglio solo aggiungere il fatto che aveva come bisogno di un'ulteriore spinta. Ok. Sei sulla strada giusta, aveva bisogno di sentirsi dire, e vedo come se questa sessione gli dà anche, non subito, ma degli spunti, perché vedo come l'idea di portare delle modifiche alla casa. Mm, E in qualche modo di trasformarla. Non so, vedo tipo come ci fossero delle entrate che forse non mhm, si aspettava. mhm. In che termini non saprei dirti in questo momento in maniera più precisa. E lui decise di stanziarli per la casa, come se questa casa potesse parzialmente diventare una qualche attività. Mm. Cioè io lo vedo Visto che è sganciarsi grande, poi dal mm, reddito di cittadinanza. mhm. Quindi affittare una parte della casa, Mm. un B&B, una cosa così. Ci starebbe con la comunicabilità di cui è in grado lui e con la posizione in cui si trova, si potrebbe anche fare, Poi è non è come se la impossibile. terra proprio gli rispondesse. Vedo che se lui, quando lui mette mano sulla natura, la natura gli risponde con molta gioia, sollecitudine, gratitudine. Mhm. Si crea proprio un rapporto elettivo, per cui è come se quando lui magari va a fare il giardiniere, diciamo, no? Mhm. E va a recidere un albero, quello germoglia molto di più poi di come era prima. Mhm. Sì, c'è proprio una comunicazione amorevole, vedo, tra gli elementi della natura e lui. In particolar modo me lo fa vedere sugli alberi, Mhm. quindi vedo proprio come, per esempio, nelle sue mani gli alberi da frutto, però anche vedo quello che può piantare in terra. Eh, non so, possono proprio uscire con gratitudine, con gioia, come con la voglia di incontrarlo. E quindi vedo l'abbondanza. Bene, molto bello. Controlliamola la casa e i suoi inquilini, i gatti che si è portato a casa o che comunque girano intorno alla sua abitazione. Alcuni hanno dei comportamenti particolari, fanno i bisogni un po' ovunque, si comportano male, Però una bambina c'è. come una Io vedo bambina. che, eh sì, vedo una bambina disincarnata. Ok, Mm. E che lui si è portato dal cimitero. Cioè, si è portale portato. aureo, vai. Apriamolo sopra la sua casa, Mm. lo allarghiamo sopra il suo paese, dove vi abita, e facciamo l'invito a tutti i disincarnati della Puglia, tutti i disincarnati del paese in cui abita, e la bambina o i disincarnati della sua casa. Tutti i disincarnati della sua famiglia, di tutte le generazioni, e Sta tutti bambina quelli. mi parla di incesto, come se ci fosse una zona, un quartiere, boh, non lo so, una roba del genere in cui l'incesto è un po' la norma, la Mm. regola. Mm, Picca la bambina. mm. Tutti i disincarnati della Puglia sono invitati
ad entrare nel portale aureo previa assunzione della VIC, che possono accettare oppure no, così come l'invito. Mm. La VIC è vibrazione, informazione e consapevolezza. Se alcuni di questi disincarnati sono fermamente consapevoli che la Madonna è la salvatrice di tutto e di tutti, non hanno che da assumere dell'informazione. L'informazione non è quello che dico io, informazione è informazione. Le cose sono così. Tu sei nel gioco che ha questo regole, passato, queste informazioni. Vedo che viene un adulto e mi dice che loro stanno sempre di più imparando che cos'è davvero l'amore, come se partecipassero tutti a questo tipo di comprensione, di lezione da apprendere. Quindi la stessa bambina mi fa vedere come è importante comprendere che cos'è l'amore e come va esternato, che tipologie di amore esistono, cos'è davvero l'amore. E allo stesso modo vedo che l'adulto mi si riferisce di più alla religione e mi fa vedere come la religione vuole non tanto insegnarti l'amore, quanto piuttosto l'obbedienza, il dovere, l'accettazione, il servizio, metterti al servizio. E lui mi dice quello non è amore. La nostra intera regione ha questa necessità di comprendere che cos'è davvero l'amore, perché c'è troppa confusione al riguardo, su diversi aspetti La moglie dell'amore. si mette al servizio del marito, il marito si mette al servizio della moglie. Tutti disincarnati della Puglia, quanti ne arrivano? Adesso siamo a 3117. Solo? Vai, inizia col passaparola. Questi adesso non entrano, tornano indietro e prendono amici e parenti. Ne 18.153. Ancora. Vedo che alcuni, se posso dirlo, no? Stanno aspettando un portale religioso. Non esiste. Eh, perché non sono ancora pronti, è come se stessero aspettando. La maggior parte di loro aspetta il purgatorio, Mm. qualcun altro attende il Vic a tutti paradiso. questi, se le prendono bene, se non la prendono non c'è speranza. Alcuni no, sono fortemente in attesa di Via, questi due tipi di questi portali, sì. via. Arrivino quelli più aperti. Allora, mi dà 22.180. Poca roba. Comunque, ce ne accontentiamo. La bambina che è in casa di Claudio c'è. È stata sei la prima ad essere proprio attratta dal portale aureo. Ok. Mm. Tutti dentro, dei parenti di Claudio quanti ne arrivano? Di tutte le generazioni, intendo, quindi anche gente che lui non sa neanche chi sia. 205. Ok, tutti dentro e lo chiudiamo. EDL, interferenze degli animali che stanno nella sua casa e in generale interferenze della casa. Sì, comunque è vero, mi mostra un gatto in particolar modo che era un, un po' avvezzo, abituato, no? A, a stare in mezzo agli EDL, no? E ha questo comportamento un po' schizzato, diciamo così, no? Un po' disturbato, anche lui con dei picchi di sali e scendi.
Non so, io vedo un gatto nero qua, con degli occhi un po' giallini, Mhm. mostra così. Picca lui e che il gatto si liberi da solo, buttando in un portale definitivo le sue interferenze. Comunque è interessante perché anche lui ritiene di aver fatto la sua esperienza che è andata a esaurirsi, quindi è d'accordo sul fatto di ripulirsi. Ottimo. Mm. Altri li vedo che facevano un po' così per emulazione di questo, ecco. Mm. No, lo copiavano un I po'. vari bisogni in giro per casa. Sì, lo copiavano, sì, sì, sì. Mm. Gatti via o gatti dentro adesso? O sceglierà Claudio? Sceglie Claudio. Lo sentirà che cosa vuol fare Claudio, che cosa è meglio, perché potrebbe alternare i periodi. Se non avesse fatto la sessione, la bambina, l'unico disincarnato che si è portato a casa dal cimitero, l'avrebbe tolta lui? Che lui spesso dice non vi do il consenso, crea un ad eternum, lo fai, Mm. no? Mi sembra. Non lo crei? Lo crei nella realtà, l'ad eternum? No. Sì, diciamo in qualche modo, ok. No, in Lui è più realtà sì. verbale, io lo vedo più Sì, verbale, sì. più che formula delle frasi. Mhm. Ok, più che non so come spiegarti, l'immaginazione, la creazione di immagini, per lui è più facile usare delle formule, delle frasi. Ma Quindi allora, dunque, io vedo che altri disincarnati avevano tentato e non ci sono riusciti. Diciamo che rispetto alla bambina è come se, non so, fosse stato più indulgente, l'ha fatta carina la passare. bambina, ok. Nel Mm. caso sarebbe riuscito a farla uscire dalla propria casa, ma non aiutarla fino al portale Aurea. No, ma secondo me non l'avrebbe neanche fatta uscire, perché questa cosa un po' qui del giudice, dei sensi di colpa, eccetera, eh, non è che si sentiva tanto a posto a far andare via una bambina, Mhm. capito? Per quanto disincarnato. Mm. Va bene, padre e madre nel cinema vengono. Il cinema è il posto in cui si abbassano le brache, cioè si viene per se stessi, si viene consapevoli che, ah, cavoli, forse qui posso imparare qualcosa. Non si viene per spiare, non si viene per compiacere qualcuno, non si viene per mille altri motivi che non siano questi. Guarda, vedo abbastanza presente, e partecipe il padre che è così vicino ad andare dall'altra parte, ok? Quindi così vicino, è stato proprio molto vicino alla morte e adesso ha fatto un passo indietro Perché? eh, per questa sessione. E infatti mi sembra di aver capito che il suo peggioramento di salute è stato poco prima della sessione, poi dopo poco si è ripreso. Ok, e allora gli diamo, vediamo se lo accetta, quello per cui lui è rimasto qui. Una VIC speciale con l'informazione automatica di autoapertura del portale aureo quando lui vorrà, che non sarà al momento del passaggio, perché c'è sempre un momento di comprensione, ok? O se vorrà anche al momento del passaggio, ma quando lui vorrà avrà le informazioni per dire va bene, vado, se lo apre, va e se lo chiude. Vedo che Questa è se la la VIC mette in un speciale. portapillole, ha una scatolina portapillole e si mette lì dentro questa Vic Guarda, per quello che sarà il momento. chiamiamo VIC aurea del portale aureo. Sì. Come la vedi? Mi dice anche, allora, la cosa che mi dice è, ho vissuto tanto nell'ignoranza, troppo nell'ignoranza. Mhm. E vedo che la stringe forte, questa scatolina in cui all'interno c'è questa Vic, una Vic che non so, non la vedo del tutto materiale, ok? La vedo un po' a carattere multidimensionale, quindi con i bordi un po' sfocati, perché è più che altro un ammasso di energia, come se fosse un mini ad eternum Mhm. all'interno di questa scatolina. Che forma ha? Come la vedi? Io la sto vedendo in un modo, ma tu come la vedi?
e ti dico non definita nei contorni, comunque Sai come la con un vedo? certo spessore. Come si rappresenta graficamente, penso in maniera, vabbè, non so se in maniera fantasiosa, il globulo rosso, Mm, che è come una sfera con i due poli avvicinati, non tanto fino a diventare le due pareti del globulo rosso, che sono concave, no? Sono un po' bombatine, sono un po' convesse, come una pillola. La pillola più classica, non so, la, la Zigulì è fatta così, esatto, no? Forse, esatto, una cosa del genere, sì. nessuno saprà Sì, cos'è sì. la Zigulì se non ha almeno 40 anni. Ma non so se aveva quella forma, forse la Zigulì era sferica. Comunque una sfera con i due poli, nord e sud, molto più bassi, diciamo abbassati di un quarto del diametro, sia su che giù. Sì, Una cosa così, coi bordi sì. smussati. Bene, il padre vuole, siccome non ha possibilità di lasciare da vivo un messaggio sincero e vero a Claudio, vuole lasciarlo da questa posizione. Mi piace l'idea di superare la mia ignoranza. Sto andando verso quello, il superamento della mia ignoranza. Ma la madre non è partecipe di questo processo, eh? Mhm. È proprio una cosa solo del padre. Proprio perché in questo momento io lo vedo di transito. Va bene, Claudio ha il cluster. Ma guarda, ma mi fa vedere solamente una sorta di ricciolino che in qualche modo mi somiglia al il suo impianto mentale. Questa specie di spirale, diciamo. Ecco, solo questo io vedo all'interno del suo cluster. Mm? Via, Sì, l'aveva pulito bene. ottimo. Via e facciamogli mettere qua un ad eternum, creato da lui. Vedo che lo fa con la voce, con questo suo intento espresso proprio verbalmente e dice ad eternum e alla sua parola ad eternum si materializza l'ad eternum. Avatar, chi c'è? Qualche rappresentante delle forze dell'ordine, potrebbe essere un carabiniere, nero e rosso, cioè un blu scuro rosso, carabinieri, Sì, mm. via. Carabinieri. Mm. Assolutamente via. E anche qui aspettiamo la dichiarazione di Claudio. Mi dice ad eternum forever. Per sempre, ottimo. L'operazione di creazione di Claudio è eseguita, quindi verifichiamo che le entità eteriche, coccodrillo, pesce e ragno del secondo universo, 3 DL, 3 entità mentali, 5 fienile, 3 puerile, 2 virile, e tutte le entità mentali collettive, tra cui alcol, così si fa, religione, sociale, eccetera, e impianti siano eliminati. Sì, sono eliminate. Sì. Bene. Ora facciamo insieme a Claudio un lavoro. La legge è uguale per tutti, abbiamo aperto così. Mm. Peccato che non è mai vero, quasi mai. Ora la riscriviamo noi, questa frase, creandola con lettere di ad eternum. L, A, la legge uguale per tutti, è fatta di ad eternum. Legge L, E, G, G, E, E accento,
UGUALE uguale PER per TUTTI, tutti. Lui la crea per sé, la mette sulla sua casa, sulla sua vita, sul suo corpo. Noi la creiamo per la Puglia e la scriviamo lunga la Puglia, no? Il Tavoliere d'Italia, lungo tutta la regione. Dal nord, dal Gargano, poco più sopra, là sarà lì, e tutti sarà Santa Maria di Leuca. Poi ne facciamo un'altra ancora più grande, lungo tutta l'Italia. La legge è uguale per tutti. È arrivato il momento che questa frase venga davvero rispettata. Poi ne creiamo una grande per tutta l'Europa. Una grande per tutti i continenti, non li elenco, e una gigantesca per tutta la Terra. Cosa vedi, Monica? Che alcune zone hanno proprio reagito. Hanno reagito illuminandosi, svegliandosi. Altre vedo che è come se fossero rimaste spente. Per esempio la Calabria mi è rimasta spenta e ho visto invece accendersi molto la Puglia, ho visto accendersi la Francia, la Spagna. Qualcosa a sud dell'America? Mhm. Messico? Sì, Messico, sì, giusto? America, Stati Uniti, intendi? Sì, e anche poi del Sud America. Mhm. Non Argentina. so se... Bella, lunga. Argentina. Allora, aspetta, però Piena. c'è Argentina, c'è Brasile. Brasile e Argentina. Brasile e Argentina si accendono. Non vedo i paesi arabi accendersi adesso. Pioggia di Vic Aurea in tutto il mondo. Miliardi di miliardi di miliardi di Vic Auree in tutto il mondo. Si Anche la piovono, Norvegia. piovono e cadono ovunque. Provano a mettere un telo per non far arrivare questa pioggia di Vic sull'Australia. Mhm. Non esiste nessun telo che Mm, possa trattenere mm, l'informazione. eh, La trattiene questo telo? allora, mi fa vedere la costa dell'Australia a est non ce la fanno a trattenerla. Poi mi fa vedere che in alcune zone riescono a fare in modo che questo telo per un po' duri, cioè che vengano filtrate goccia a goccia, piccole gocce. E mi fa vedere come presto nella costa ovest questo telo viene scoperchiato. Va bene. Come vedi Claudio? Messaggio finale di se Allegro, stesso. allegro, fiducioso, diritto mi viene fuori, no? Mhm. Diritto nella postura, perché è liberato anche da questo dolore alla cervicale che non sempre lo faceva poi stare correttamente nella postura giusta. Ehm, Aveva già la sua fierezza, il suo orgoglio di sé, ma è come se fossero accresciuti perché è accresciuta la sua consapevolezza. Vedo proprio il petto in espansione, che cammina così, con il petto in fuori. C'è una fiamma nella sua vita, nel suo percorso di vita attuale? Domanda a tradimento, lui non l'ha chiesto.
Secondo me non nella sua regione. Allora, dunque, intanto è come se lui non la volesse, perché lui ha la credenza che potrebbe limitare la sua libertà, il suo essere proprio uno spirito libero. Lui ha questa credenza. È proprio per quello che la sua fiamma non la vedo nella sua regione. Mi dice nei dintorni di Roma. Ok, vabbè, la sua regione è ad alto transito turistico, quindi può succedere di tutto. Il punto è che con cui lasciamo Claudio è che la fiamma non è una limitazione della libertà, ma è un salto, cioè lui è proprio pronto, è una delle persone più pronte che ho visto negli ultimi mesi per una cosa del genere, perché lui sembra indietro, sembra l'ultimo del mondo, in realtà è uno molto avanti. Sbaglio? Lui è avantissimo, ma deve comprendere questo, che non è il legame con la fiamma, mh, non è assimilabile a nessun tipo di legame che lui ha avuto, perché purtroppo lui ha questo modo, attraverso la sua esperienza, di concepire i legami anche con un senso di soffocamento, di responsabilità, di dovere, e deve ancora comprendere che è tutta un'altra cosa il rapporto che si crea con la fiamma. Ok. Anche Messaggio se gli finale? sta venendo una piccola L'idea. intuizione, sì, 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 sì. Sì, che però deve portare avanti. Immagine finale, messaggio finale. Ma adesso lo vedo con in braccio un gatto. Lo vedo con in braccio un gatto che sorride e che vuole uscire fuori dalla porta, vuole affacciarsi al mare. Dice vado a fare una passeggiata in spiaggia a piedi nudi. E lo vedo proprio che mentre fa questa camminata sul bagnasciuga è come se si appropriasse interamente della sua vita, della sua esistenza, di tutte le sue capacità, di tutte le sue forze, di tutte le sue possibilità. Come sento proprio che dentro in lui, dentro il suo petto, sta crescendo proprio la fiducia per la vita. È come se la vedesse eterna, ok? Guarda all'orizzonte e l'orizzonte sconfinato somiglia alla sua vita. Perfetto. Qualcosa da aggiungere? Buona vita a me e buona vita a tutti i pugliesi. Ok. E ricordatevi, la legge è uguale per tutti. Davvero. Sì. Ciao.